Da anni mi chiedete una borsa all'uncinetto e alla fine ho ceduto, ma volevo qualcosa che mi rappresentasse davvero e questa è esattamente come la immaginavo, semplice ma con qualcosa in più. E in questa prima parte iniziamo a costruirla insieme partendo proprio dal jeans. Resta con me e la faremo insieme passo passo. Ciao, sono Francesca e questo è Uncinettando Crochet in Love ed oggi ti accompagno passo passo nella realizzazione di questa borsa che è un progetto di riciclo, metà jeans e metà uncinetto. Se sei un principiante, non principiante, ma non hai tanta esperienza con l'uncinetto, resta con me e la facciamo insieme nella versione magari più semplice. Se invece sei un'uncinettina o un uncinettino navigato, goditi anche la parte un po' più sfiziosa. In questa prima parte facciamo la base della borsa, nella seconda parte vi mostro come fare la tracolla e come fare tutte le finiture all'interno. Fatemi sapere cosa pensate di questa borsa, io vi devo dire che mi piace tantissimo, ma ovviamente perché l'ho fatta a mio gusto, ma come sempre spero tanto che piaccia anche a voi. Fatemelo sapere scrivendolo in un bel messaggio qui sotto il video o regalandomi il vostro like. E se non siete ancora iscritti al mio canale e vi piace quello che faccio, iscrivetevi. È gratuito, basta cliccare sul bottoncino rosso con scritto iscriviti. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare la borsa ho scelto di usare l'Ecotone di Land du Nord, che è un cotone riciclato. Sono gomitoli da 100 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 150 metri e sono consigliati ferri da 6-7 e io ho usato un uncinetto da 3,5 mm. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online della merceria Arcobaleno dove trovate l'Ecotone in tanti colori diversi. Per prima cosa dobbiamo tagliare il pezzo di jeans che ci serve e per fare la borsa ci serve una gamba di un jeans. Io avevo questi jeans che sono da bambina, quindi un po' piccoli, e ho sfruttato tutta la lunghezza della gamba, da sotto la tasca fino alla caviglia. Tagliate una gamba e poi aprite la cucitura interna e ricavate un rettangolo più o meno uniforme, perché il jeans normalmente è più largo sulla parte alta e più stretto sotto. Lo tagliate, lo piegate in due e lo tagliate in modo che sia un rettangolo abbastanza uniforme, non serve che sia super preciso. In questo modo il mio rettangolo misura circa 58 centimetri per 26. Una volta fatto il rettangolo potete con la macchina da cucire lavorare il punto tutto intorno, quello che serve per non far scucire la stoffa, ma se non volete potete fare a meno di farlo, non succede niente. E poi dobbiamo lavorare un contorno lavorando punti bassissimi, bucando la stoffa con un uncinetto. Nel mio caso uso un uncinetto da 1,5 mm. L'importante è che l'uncinetto sia sottile perché deve riuscire a passare attraverso la stoffa, cioè bucare la stoffa. In alternativa potete aiutarvi con un ago grosso, fare il foro e poi passare con l'uncinetto. Essendo che l'uncinetto è così sottile, non possiamo passare un filo grosso come quello per esempio che ho usato per questa borsa. Quindi solo per il giro di punti bassissimi uso un filo più sottile da lavorare con uncinetti da 2,5 3,5. In questo modo sarà più semplice farlo passare per il jeans.
Quindi per prima cosa vediamo come lavorare questo giro di punti bassissimi. Lo lavoriamo a circa mezzo centimetro dal bordo, buchiamo il jeans, il filo parte da dietro e lavoriamo punti bassissimi. Questi punti bassissimi devono essere grandi quanto i punti che lavoreremo poi con il filo con cui facciamo la borsa. Quindi il mio consiglio è lavorare una catenella con il filo che poi useremo per fare la borsa, per avere una guida di quanto grandi più o meno devono essere i punti di questo giro di punti bassissimi. Quindi ci spostiamo un po' in avanti e facciamo il prossimo punto. Qui allungate bene il filo in modo che il lavoro non tiri e lavorate così tutto un giro. Potete andare ad occhio, cioè lavorare punti che siano più o meno grandi come quelli che poi lavorerete con il filo definitivo, oppure se preferite potete usare la catenella di punti che avete fatto e con una matita bianca, con un pennarello che scriva sul jeans, segnare tutti i punti in modo da essere più sicuri. E lavorate tutto il contorno in questo modo. Abbiate pazienza di tirar fuori il filo perché comunque l'uncinetto è sottile anche per questo filo, quindi dobbiamo stare attenti a prendere tutto il filo. E lavoriamo tutto il contorno. Se poi un punto è un po' più grande o un po' più piccolo, non importa. L'importante è che siano più o meno grandi come i punti che poi lavoreremo con il filo definitivo. E lavoriamo così tutto il contorno. E alla fine, prima di lavorare l'ultimo punto, tagliamo il filo un po' lungo lo infiliamo in un ago senza punta e passiamo attraverso tutto il primo punto e torniamo al centro dell'ultimo punto. In questo modo formiamo l'ultimo punto e la chiusura è perfetta. Sul retro annodiamo l'inizio e la fine del filo senza stringere troppo, altrimenti stringiamo i punti davanti. E questo filo intanto lo lasciamo qui. Ed ora lavoriamo su uno dei lati lunghi del rettangolo. Iniziando dal primo punto lavoriamo un punto basso in ogni punto. Pieghiamo la stoffa dietro, entriamo solo nel filo dietro del punto, portiamo fuori il filo, lavoriamo una catenella e poi un punto basso in ogni punto. E nel frattempo, se vogliamo, nascondiamo la codina di filo. E andiamo avanti così, un punto basso in ogni punto su tutto questo lato del rettangolo. Arrivati alla fine della riga, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E ricominciamo dall'inizio della riga, senza girare il lavoro, a lavorare un'altra riga di punti bassi sulla riga di punti bassi che abbiamo appena lavorato, usando lo stesso colore o un altro colore. E anziché prendere tutto il punto, entriamo solo nel filo dietro del punto. Facciamo una catenella e lavoriamo un punto basso in ogni punto
prendendo sempre solo il filo dietro di ogni punto. In questo modo lavoriamo un punto in ogni punto fino alla fine della riga, come abbiamo fatto nella riga 1, e poi alla fine, come qui, facciamo una catenella di sicurezza, tagliamo il filo e iniziamo un'altra riga uguale a questa e lavoriamo tutte le righe in questo modo per completare questo lato della borsa. Sull'altro lato lungo della borsa potete lavorare come abbiamo appena visto, righe di punti bassi prendendo solo il filo dietro del punto, oppure possiamo lavorare un po' di mosaic crochet. Se volete lavorare mosaic crochet potete avere un numero qualunque di punti sulla riga, l'importante è che sia un numero dispari e questo lo definiamo quando facciamo il giro di punti bassissimi. Contate i punti e fate in modo di avere un numero dispari di punti. Per questo schema che usiamo lavoriamo intanto 2 righe di punti bassi, come abbiamo visto, e poi mettiamo un marker nel punto centrale, ed ecco perché ci serve un numero dispari di punti, e il mio marker centrale è questo. Poi contiamo 4 punti, 1, 2, 3, 4, e mettiamo un marker da una parte e anche dall'altra. E da qui in poi contiamo 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e nell'ottavo mettiamo un marker. E la stessa cosa facciamo dall'altra parte. E andiamo avanti così a mettere un marker ogni 8 punti fino a che abbiamo ripetizioni da 8 punti. Alla fine arriveremo ad avere meno di 8 punti. Nel mio caso, per esempio, qui ho solo un punto che mi avanza oltre l'ultima ripetizione intera. Voi qui potreste averne 2, 5, 6, 7, non importa. L'importante è che ci sia lo stesso numero di punti all'inizio della riga e alla fine. Nel mio caso ho un punto da una parte e un punto dall'altra, e prima e dopo il primo e l'ultimo marker in tutte le righe lavoriamo un punto basso in ogni punto, semplicemente. Quindi abbiamo lavorato un punto basso in ogni punto per 2 righe lavorando solo nel filo dietro del punto. Agganciamo il filo, una catenella e un punto basso in ogni punto fino al primo marker, quindi nel mio caso sono già arrivata. Da qui in poi possiamo togliere tutti i marker e vediamo la ripetizione che ripetiamo in questa riga. Lavoriamo 9 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nel prossimo punto lavoriamo un punto alto, non nella seconda riga, quella azzurra, ma nel filo libero della prima riga, che è quella gialla. Prendiamo il filo e lavoriamo un punto alto, un punto basso nel prossimo punto, un punto alto nel filo libero della riga 1, un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto. E quando lavoriamo i punti alti li lavoriamo sempre nei fili liberi della riga 1, e questa è la ripetizione che ripetiamo per tutta la riga: 9 punti bassi e poi
un punto alto nella riga 1, un punto basso, un punto alto nella riga 1, un punto basso, un punto alto nella riga 1, un punto basso, un punto alto nella riga 1. E andiamo avanti così per tutta la riga fino all'ultimo marker, e qui potreste finire con tutta la ripetizione intera oppure con i 9 punti bassi, non è importante. 7, 8, 9 e alla fine, come abbiamo detto, finiamo la riga lavorando un punto basso in ogni punto per i punti dopo l'ultima ripetizione, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. In questo tipo di lavoro alterniamo due colori, quindi riaggancio il filo azzurro, lavoriamo un punto basso in ogni punto fino all'inizio della prima ripetizione, nel mio caso è solo un punto basso, poi lavoriamo 9 punti bassi, 1, 2, 9. Poi lavoriamo un punto basso, sempre prendendo il filo dietro del punto alto, un punto alto nel filo libero della riga azzurra, un punto basso, un punto alto nel filo libero della riga azzurra, del punto della riga azzurra, un punto basso, un punto alto nel filo libero del punto della riga azzurra, un punto basso. E questa è la ripetizione che ripetiamo in questa riga. 9 punti bassi, un punto basso sul punto alto, un punto alto sul punto basso della riga azzurra, un punto basso, un punto alto sulla riga azzurra, un punto basso, un punto alto sulla riga azzurra, un punto basso, e ripetiamo così per tutta la riga. La riga 5 è uguale alla riga 3, con l'unica differenza che quando lavoriamo i punti alti, anziché lavorarli nel filo libero del precedente giro giallo, cioè qui, li lavoriamo in rilievo presi davanti, cioè passando sotto al corpo del punto alto. E lavoriamo il punto alto. Per tutto il resto è uguale alla riga 3. Una volta lavorata la riga 5, che è la terza riga gialla, lavoriamo la riga 6, che è uguale alla riga 4. E anche in questo caso lavoriamo i punti alti in rilievo presi davanti sui punti alti della riga 4. E poi lavoriamo la riga 7, che è di nuovo uguale alla riga 5. Una volta che avremo lavorato queste 7 righe, la prossima cosa che dobbiamo definire è quanti punti teniamo per il fondo della borsa. Mettiamo 2 marker e ai lati di questi marker lavoriamo delle righe da una parte e dall'altra per formare il fianco della borsa. Io ho tenuto 11 punti per il fondo. Voi, se volete un fondo più largo, potete tenere qualche punto in più. Una volta definiti i punti che volete tenere per il fondo, nel mio caso 11, possiamo calcolare quante righe dobbiamo lavorare sia da una parte che dall'altra. 11 è dispari, quindi diviso 2 fa 5,5, non posso lavorare 5 righe e mezzo, quindi lavoro 5 righe da una parte e 5 righe dall'altra. Se voi qui tenete per esempio 13 punti, lavorerete 6 righe da una parte e 6 righe dall'altra, 6, 6, 12, e arrivare a 13 manca una riga e poi vedrete che
si forma una volta che cuciamo i due rettangoli. Su questa parte lavoriamo la continuazione di questo schema. La riga 8 è uguale alla riga 4. Lavoriamo fino al punto prima rispetto a dove abbiamo messo il marker e lavoriamo lo schema come sotto. Se il mio marker fosse stato qui, avrei lavorato fino a qui e quindi avrei lavorato anche un punto alto in rilievo. Vi fermate dove c'è il marker. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nella riga 9 agganciamo il filo giallo, nel mio caso, e la ripetizione che ripetiamo in questa riga è un punto basso e un punto alto nel filo libero della precedente riga gialla. E ripetiamo così: un punto basso, un punto alto, e lavoriamo così fino alla fine della riga. E dove ci sono i punti alti della precedente riga gialla lavoriamo prendendo il punto in rilievo. Se qui doveste finire con un punto alto, lavorate un punto basso, non un punto alto. Da qui in poi invertiamo le ripetizioni. I punti alti in rilievo li lavoriamo su questa zona e dove lavoravamo i punti alti in rilievo lavoriamo punti bassi. Quindi agganciamo il filo, lavoriamo tutti i punti bassi che dobbiamo lavorare prima della ripetizione, poi lavoriamo 2 punti bassi, 1, 2, un punto alto nella precedente riga azzurra, un punto basso, un punto alto nella precedente riga azzurra, un punto basso, un punto alto nella precedente riga azzurra, un punto basso e poi lavoriamo 9 punti bassi. 1, 2, 9 e ripetiamo un punto basso, un punto alto nella precedente riga azzurra, un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto, un punto basso e 9 punti bassi e ripetiamo così per tutta la riga, che probabilmente finirà nel mezzo di una ripetizione. Se l'ultimo punto dovesse essere un punto alto, lavorate un punto basso. E tagliamo il filo. Ed ora non ci resta che ripetere le righe gialla e azzurra che abbiamo lavorato anche qui sotto, con l'unica differenza che le
due parti della ripetizione sono invertite. Qui iniziavamo con i punti bassi, qui invece iniziamo con i punti alti. E lavoriamo così tutte le righe che ci servono. Nel mio caso lavoro in totale 5 righe. Su questo lato del lato lungo iniziamo all'inizio di una ripetizione, mentre sull'altro lato qui iniziamo probabilmente al centro di una ripetizione. Quindi vediamo come capire da dove iniziare. Qui la prima riga è una riga azzurra che è uguale a quelle che abbiamo lavorato sotto, quindi iniziamo per esempio in questo caso con punti bassi e poi dove dobbiamo lavorare i punti alti azzurri li lavoriamo. Nella riga successiva lavoriamo una riga gialla in cui ripetiamo un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto per tutta la riga. Però dobbiamo capire se iniziare con il punto basso o con il punto alto, e per capirlo andiamo a ritroso rispetto al primo punto alto che troviamo qui. Qui c'è un punto alto, quindi sopra qui dovrò lavorare un punto alto, poi un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto, un punto basso, un punto alto, e quindi inizio con un punto basso. Anche in questo caso, se nel vostro caso doveste iniziare con un punto alto, iniziate con un punto basso, lavorate di nuovo un punto basso e poi il punto alto dove lo dovete lavorare. Nella riga successiva iniziamo a lavorare con l'azzurro la nuova ripetizione sfalsata, e anche qui possiamo calcolare rispetto alle righe precedenti dove iniziano le righe di punti alti, e per calcolarlo considerate che rispetto a questa zona di punti alti che abbiamo lavorato nelle prime righe saltiamo un punto azzurro qui e dalla riga successiva ci troviamo qui. Questa è la riga gialla di punti alti, quindi qua devo lavorare punti alti azzurri, e se qui avessi ancora punti lavorerei l'altra riga di punti alti azzurri, e andiamo avanti così a lavorare anche queste 5 righe. Non preoccupatevi se vi sembra che la lavorazione a uncinetto sia un po' più piccola rispetto al jeans. È meglio se è così, perché come sappiamo poi il lavoro a uncinetto cede, mentre il jeans molto meno. Una volta che avremo lavorato tutte le righe che ci servono per il fianco, sia che stiamo lavorando mosaic crochet o righe semplici di punti bassi, nell'ultima riga che lavoriamo non tagliamo il filo e lo usiamo per cucire il fianco. Questo è il dritto del lavoro e rimane all'interno. Pieghiamo in due il lavoro e cuciamo tra di loro le ultime 2 righe che abbiamo lavorato. Lavoriamo una catenella e del pezzo davanti prendiamo solo il filo davanti del punto, mentre del pezzo dietro prendiamo solo il filo dietro, come abbiamo fatto fino a qui, e lavoriamo una riga di punti bassi, un punto in ogni punto, prendendo il filo davanti del pezzo davanti e il filo dietro del pezzo dietro. E alla fine anche qua facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E sul dritto otteniamo questo, e questo, che è la cucitura, è alta esattamente come una riga, che era la riga che ci mancava per arrivare, nel mio caso, a 11, che sono i punti che abbiamo qui sotto. Tagliamo un pezzetto di filo e con un ago senza punta cuciamo anche la parte sotto qui. Entriamo con l'ago da dietro tra una riga e l'altra. Lasciamo un pezzetto di filo per poi poter saldare
e dall'altra parte, partendo dal primo punto libero, entriamo al centro del punto prendendo anche il filo che c'è qua sotto, questo. Ed entriamo tra le prossime due righe e proseguiamo così nel prossimo punto al centro prendendo anche il filo che c'è sotto e passiamo tramite le prossime due righe. Andiamo avanti così. Una volta completata la cucitura, passiamo il filo dietro, annodiamo il filo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Ed ora che abbiamo cucito i lati della borsa, possiamo lavorare sul contorno. Agganciamo il filo in un punto, per esempio su un lato della borsa. Facciamo una catenella e lavoriamo intanto un punto in testa alle righe tra una riga e l'altra, quindi un punto per ogni riga. E quando troviamo codine di filo ne approfittiamo per lavorarle attraverso i punti. E poi lavoriamo sul contorno di punti bassissimi che abbiamo lavorato sul jeans, lavorando sempre solo sul filo dietro del punto. Un punto basso in ogni punto. E in questo modo lavoriamo tutto un primo giro. Una volta completato il giro, proseguiamo lavorando a spirale, ripartendo dal primo punto e lavoriamo un altro giro di punti bassi, prendendo solo il filo dietro del punto e lavorando un punto in ogni punto. Tranne in corrispondenza delle righe che abbiamo lavorato sul lato della borsa. Per il fondo della mia borsa io avevo ottenuto 11 punti e queste sono le righe che ho lavorato per il lato. Quindi con dei marker segniamo queste righe e i punti all'interno dei marker, quindi tutti questi, li teniamo per lavorare delle diminuzioni. Qui non è importante se segnate un punto in più o un punto in meno. Quindi lavoriamo un punto basso in ogni punto fino al marker e dal marker lavoriamo diminuzioni chiudendo insieme due punti. In questo modo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se serve un punto in più, prendete un punto in più per lavorare l'ultima diminuzione. Quindi nel mio caso ho lavorato 6 diminuzioni. Lavoriamo un punto in ogni punto su tutto il resto della borsa e poi lavoriamo lo stesso numero di diminuzioni anche sull'altro lato. Anche nel prossimo giro lavoriamo un punto basso in ogni punto prendendo solo il filo dietro del punto. E sui lati del lavoro, in corrispondenza delle diminuzioni, pieghiamo il lavoro sul punto in cui abbiamo fatto la cucitura, così,
e quello che vogliamo è lavorare insieme questi punti in modo che il lato della borsa risulti così. Quindi pieghiamo in 2 le diminuzioni, che nel mio caso sono 6, se voi ne avete 7, un numero dispari, non importa, piegate in 2 il lavoro, e quello che vogliamo fare è lavorare insieme questi punti, 1, 2, 3. Quindi lavoriamo normalmente fino a 3 punti dalla prima diminuzione, 1, 2, 3, e poi qui prendiamo questo punto che è il prossimo e dietro la terza diminuzione e lavoriamo insieme. Il prossimo punto e la seconda diminuzione, il prossimo punto e la terza diminuzione, e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Saltiamo le diminuzioni e andiamo nel punto successivo e prendiamo 1, 2, 3, il punto successivo e l'ultima diminuzione, il prossimo punto e la penultima diminuzione, il prossimo punto e la terzultima diminuzione. E poi ricominciamo a lavorare normalmente un punto basso in ogni punto. E questo è quello che vogliamo ottenere: una pince sul lato che tiene in forma il lato della borsa. Continuiamo a lavorare il giro normalmente, lavorando un punto in ogni punto, e poi facciamo lo stesso tipo di lavorazione anche sull'altro lato della borsa, piegando in 2 le diminuzioni e lavorando insieme questi punti e questi punti, e poi completiamo il giro. Andiamo avanti a lavorare giri di punti bassi come abbiamo fatto fino a qui, e se volete potete continuare a lavorare nel filo dietro del punto, oppure possiamo creare un po' più di movimento lavorando un punto in tutto il punto e il punto successivo solo nel filo dietro, e ripetiamo così: un punto in tutto il punto, un punto solo nel filo dietro, e lavoriamo così tutto il giro. Nel prossimo giro, se state lavorando come me, l'obiettivo è contrariare, cioè se nel giro precedente questo punto l'abbiamo lavorato in tutto il punto, in questo giro lo dobbiamo lavorare nel filo dietro. Ma se come me non vi trovate giusti, perché nell'ultimo punto ho già lavorato nel filo dietro, quindi dovrei lavorare in tutto il punto, qui fate una diminuzione, semplicemente prendiamo insieme i prossimi 2 punti lavorando nel filo davanti, e nel prossimo punto
lavoro nel filo dietro come deve essere, perché nel giro precedente avevo lavorato in tutto il punto. E andiamo avanti così, contrariando. In questo modo, da adesso in poi vi troverete sempre giusti, andate avanti a lavorare in questo modo, tutti i giri che volete. Io per esempio ho lavorato 7 giri di questi in cui lavoriamo un punto basso in tutto il punto, un punto basso solo nel filo dietro. Completiamo l'ultimo giro più o meno in corrispondenza di dove abbiamo iniziato il primo di questi giri. Fino a qui abbiamo lavorato solo nel filo dietro, da qui abbiamo iniziato il primo giro alternando i punti. Entriamo in questo punto e raccogliamo l'asola. Portiamo fuori il filo e lavoriamo un giro di punti bassissimi, un punto in ogni punto, entriamo nel prossimo punto e dietro nel successivo punto dell'ultimo giro, da dietro, così, e raccogliamo il filo e lavoriamo un punto bassissimo e ripetiamo. Entriamo nel prossimo punto, nel punto successivo dietro, portiamo fuori il filo e lavoriamo un punto bassissimo e con pazienza lavoriamo così tutto il giro. Dietro, questo è il prossimo punto dell'ultimo giro, da dietro entriamo nel punto e portiamo fuori il filo da tutto. Se quando passate sentite che l'uncinetto non viene, vuol dire che avete agganciato un filo del punto dietro. Non tirate, uscite dal punto e rientrate. E vedrete che un po' alla volta anche fare questa cucitura diventerà semplice. Una volta lavorato quasi tutto il giro, quando ci mancano 2 o 3 punti, lavoriamo in modo da collegare il giro e annullare il gradino della lavorazione a spirale. Quindi, per esempio, nel prossimo punto non entro proprio nel punto corrispondente, ma all'interno, per esempio, di questo punto, in modo da andare giù un po' in obliquo. E anche nel prossimo punto. E poi tagliamo il filo un po' lungo prima di lavorare l'ultimo punto. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando sotto tutto il primo punto di questo giro e al centro dell'ultimo punto. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso la lavorazione. E in questo modo rifiniamo il bordo e anche l'interno.
e la base della borsa è già pronta. Ti aspetto nella seconda parte del tutorial per fare insieme la tracolla e tutte le finiture della borsa.